tutti! Oggi, come mi avete richiesto sotto il video della vestibilità dei capi a maglia uncinetto, qui vi lascio il link diretto al video, parleremo di quali capi stanno meglio nella forma del corpo detta a triangolo o più comunemente detta a pera. Prima di parlarvi di questo argomento, volevo subito dirvi una cosa, fare una premessa. Dunque, non si parla di peso, ma di forme del corpo, che sono una cosa diversa. Ognuno mantiene, diciamo così, la propria forma del corpo in base a come è nato, in base alla sua struttura, non al peso della persona. Ma soprattutto, cosa più importante, io in questo video vi do dei consigli, ma è bene che ognuno si vesta come si sente bene, come gli piace. Quindi se io dico delle cose che a voi non piacciono, non importa, perché anche per quanto riguarda me stessa, non seguo sempre ciò che mi sta bene, ma diciamo che seguo molte volte ciò che mi piace e detta proprio terra a terra, me ne frego se mi sta bene sì o mi sta bene no, l'importante è che io sia contenta. Per quanto riguarda appunto la forma del corpo di cui parleremo oggi, quindi quella a triangolo, è chiaro che come per tutte le altre forme del corpo si sta bene quando si bilancia la figura. Nella fattispecie la forma a triangolo ha le spalle più strette rispetto ai fianchi, quindi tutti gli accorgimenti che vanno a bilanciare questa cosa è chiaro che stanno bene a queste persone, a questa forma del corpo. Cosa significa? Avere le spalle più strette e i fianchi un po' più larghi, in questo caso per il bilanciamento vuol dire otticamente ampliare, allargare e porre l'attenzione delle persone che guardano e di noi stessi quando ci guardiamo allo specchio nella parte alta del corpo e invece tralasciare, tra virgolette, non evidenziare o cercare di nascondere, ma attenzione a questa parola, che nascondere non vuol dire coprire, quindi non attirare l'attenzione invece nella parte in cui noi non vogliamo appunto evidenziare, e quindi dobbiamo cercare di lasciarla più neutra e meno evidente possibile. Come fare? Ci sono vari modi che combinati fra loro magari danno, dico magari perché non è per tutti uguale, il mix perfetto. Parlando così per ideali, chiaramente, perché non tutte siamo uguali, ci possono essere fra di loro delle forme del corpo che pur appartenendo al triangolo sono diverse fra di loro, però diciamo che per prima cosa si guarda il colore, è quello più semplice. Quindi se io non voglio attirare l'attenzione nella parte inferiore del corpo, ma voglio attirarla nella parte superiore, vorrà dire che per quanto riguarda pantaloni e gonne, devo cercare di praticamente indossare capi scuri, mentre per quanto riguarda, scusate, capi scuri e in tinta unita, mentre per quanto riguarda la parte sopra, quindi tutti i capi sopra, posso utilizzare capi più chiari rispetto alla parte sotto e con fantasie. Vi dico subito una cosa, ciò non vuol dire vestirsi tutte di nero, perché lì non si evidenzia un bel niente, si è tutte uguali. Come andare a, quello che dicevo, nascondere, non vuol dire coprire. Se io mi metto un maxi vestito enorme, tutto ampio, non creo un bilanciamento, sarò tutta grossa, tutta nera e tutta grossa, quindi non vado a bilanciare. Ma per quanto riguarda il colore, non vuol dire vestirsi sempre di blu scuro, nero, marrone,
nella parte sotto e bianco, rosa, giallo nella parte sopra. Chiaramente non funziona così. Prima di tutto i colori devono essere quelli che vi stanno bene, soprattutto per quanto riguarda la parte sopra, no? Abbiamo già parlato dell'armocromia, dei vari colori. Io non sono un armocromista, però ve l'avevo accennato anche qui, semmai qui sopra vi lascio il link a quel video per chi non sa di che cosa sto parlando. Però se io sotto, ad esempio d'inverno, ho dei pantaloni neri, sopra devo avere un qualcosa di più chiaro, che potrebbe anche essere un grigio. D'estate, magari i pantaloni neri non li voglio mettere dei pantaloni blu e allora la parte sopra potrebbe essere un azzurro. Tanto per dire, adesso sto facendo colore più scuro e colore più chiaro della stessa gradazione. Pantaloni marroni, sopra beige. Non deve essere per forza bianco e nero. Ecco, ci deve essere comunque uno stacco di colore. La parte sopra deve essere sempre più chiara della parte sotto. Quindi se la parte sotto d'estate è un colore già di partenza chiaro, la parte sopra deve essere ancora più chiara. Un'altra cosa a cui prestare attenzione è il taglio dei capi. Ora, per quanto riguarda la parte sotto, diciamo vado abbastanza di fretta perché non è il mio. Quindi diciamo che solitamente al fisico a triangolo o a pera sotto stanno bene dei pantaloni, ad esempio in pero con la vita alta, delle gonne che hanno sempre la vita alta ma sono ampie. Attenzione, non devono essere troppo lunghe, gonne lunghe fino ai piedi, no, vi fanno a colonna, tutta grossa, quindi lì dipende da quello con cui uno si sente più comodo. Potrebbero essere al ginocchio, potrebbero essere leggermente dopo il ginocchio, ma mi raccomando mai troppo lunghe. E una parte da mettere in evidenza, che solitamente nei fisici a triangolo si ha molto piccino, è la vita. Quindi non importa avere una vita strettissima da Vespa, ripeto, sono sempre proporzioni. Quindi io posso avere una vita normale, tra virgolette, queste parole non mi piacciono, ma per farvi capire, che ne so, una vita da taglia 44, 42, 44, avere dei fianchi invece che sono 46, 48, quindi la vita è il punto più stretto della parte, diciamo così, sotto, dello stacco fra il sotto e il sopra, è da mettere in evidenza. È da mettere in evidenza. E come? Con una vita alta, chiaramente con una vita, diciamo, non fasciante, però strettina, quindi evitiamo tutto ciò che fascia, ma evitiamo anche tutto ciò che ingoffa, e magari con una cintura che possa attirare l'attenzione nella parte più stretta del corpo, cioè la vita. Oppure per i pantaloni evitare tutte quelle texture, quei tessuti che sono tessuti grossi, che ingrossano, texture troppo pesanti. Evitare quindi tutto ciò che potrebbe fare pieghe, rughe, le tasche sui fianchi, no, non vanno bene perché ingrossano, a parte che attirano l'attenzione, ma ingrossano ancora di più. Eliminare il tessuto da quella parte, avere un tessuto fluido, liscio, che quasi quasi non si vede, passa inosservato. Così anche per le gonne, la parte più strettina deve essere la vita, sul fianco scendono morbide, possono scendere anche a ruota per dire, però la ruota deve essere non un tante rouge attorno ai fianchi e la vita e poi cadere giù così, no? Deve essere praticamente un triangolo, deve essere svasato, ecco. Non cercare di incolonnarsi per sembrare un rettangolo, perché va di moda il rettangolo, ne parleremo tante volte, ma il rettangolo non è la forma, anche se non esiste una forma meglio di un'altra, ma non è una bellissima forma, cioè sono tutte belle
e hanno tutte dei pregi e dei difetti, rettangolo compreso, quindi non bisogna diventare un rettangolo, non bisogna diventare una colonna, perché come dico io le colonne doriche non sono belle, visto che io sembro un po' un rettangolo, ecco, mi posso avvicinare più al rettangolo come forma del corpo, anch'io so perfettamente quali sono i miei pregi e i miei difetti. Per quanto riguarda i vestiti, stanno bene quasi tutti i vestiti, diciamo stile anni 50, quindi che ampliano il sopra e mettono in evidenza la vita. Ma in molte mi dicono, soprattutto quando vengono a fare i corsi qui in Knitting Room, però io ho la pancia. Ce l'abbiamo tutte la pancia, cioè a meno che non sia degli stecchini, la pancia ce l'abbiamo un po' tutte, chi più, chi meno. Ma mettere in evidenza la vita non vuol dire mettere in evidenza la pancia. Quindi scivolare, essere comode dalla vita in giù, non va a mettere in evidenza la pancia. Se non vi non vi piace lo stile anni 50, oppure non avete piacere di vestirvi così per vari motivi, comodità o che cosa, ricordatevi che anche lo stile impero è uno stile che vi sta bene. Certo è che bisogna sempre rispettare quello che vi dicevo prima. Lo stile impero non deve diventare una colonna, non deve essere lungo fino ai piedi, tutto uguale, ma deve avere un qualcosa che tira l'attenzione nella parte alta e invece lascia così, come dire, lascia perdere quasi, non attira lo sguardo nella parte bassa. Quindi per riassumere, nella parte bassa non dobbiamo avere nulla tasche, balze, nulla che ingoffi, tessuti lisci che scivolano sul corpo, colori più scuri rispetto alla parte alta e non fantasie. E adesso arriviamo a quello che realmente ci interessa, perché andiamo a crearlo noi. Quindi che sia maglia o uncinetto, la parte scusate, la parte alta del corpo. Come metterla in risalto? Allora, abbiamo detto con i colori, quindi colori più chiari, fantasie, qualcosa che attira sempre l'attenzione in questa parte alta, che potrebbero essere spille, anche degli accessori, collane, orecchini, piuttosto che invece fiocchi. Adesso non pensate al fiocco, quello delle scuole dei primi del Novecento, cioè magari qualche fiocchettino, qualcosa che attiri insomma l'attenzione in questa parte, diciamo dal seno in su, e che dia volume. Quindi texture un po' più grosse sulle spalle, piuttosto che magari, se si parla, ecco, non di cose che noi facciamo a mano, ma magari di giacche, spalline. Attenzione, non dobbiamo fare l'effetto con spalle così, tipo anni fa che si usavano quelle spalline enormi, no, però ecco, dare più volume. Come si dà più volume? Qua parliamo solo ed esclusivamente su quello che noi creiamo a mano. Si dà più volume attirando appunto l'attenzione con le paillette, fiocchi, filato diverso, disegni, punti particolari e texture un po' più grosse. Come devono essere le maniche? Quelle che donano di più sono quelle a sbuffo, ad aletta, con le rouge svolazzanti, perché è chiaro che aumentano il volume, quindi bilanciano fianchi con spalle. Però d'inverno, magari quando uno deve avere un maglione appunto a manica lunga, ecco che possiamo giocare anche con le texture e i colori, quindi magari avere delle maniche di una texture diversa, dei punti diversi, dei disegni, dei ricami. E invece il resto del maglione possiamo farlo a maglia rasata o a maglia alta, a maglia mezza alta, insomma lì dipende se lavoriamo a maglia uncinetto.
Come valorizzare invece con lo scollo? Lo scollo che valorizza appunto i triangoli è lo scollo a V, magari impreziosito da una bella collana, lo scollo a barchetta, che chiaramente ingrandisce questa parte, ma anche lo scollo quadrato, che attira l'attenzione, e che sprone, che tipo di costruzione sta bene. Stanno bene un po' tutte. L'importante appunto, come vi dicevo, è risaltare questa parte, quindi sta bene ad esempio lo sprone rotondo, quando noi qui andiamo a mettere dei disegni tipo quelli nordici piuttosto che dei punti particolari. Ci sta bene anche il raglan, soprattutto se facciamo delle spalle, quindi anche delle maniche con una texture diversa, magari appunto operata piuttosto che con trecce, insomma, quando creiamo nel raglan l'attenzione la attiriamo nelle maniche, ma ci sta bene anche la classica manica a giro. Ecco che lì se appunto possiamo un attimino giocare coi colori, possiamo ecco attirare l'attenzione in questo punto, magari valorizzandola con dei punti anche 3D, ad esempio. Un'altra parte che è molto discussa per chi ha questa forma del corpo è l'altezza dei capi, cioè dove deve finire la mia maglia. Solitamente cosa si tende a fare? A coprire i fianchi, cioè io non li voglio vedere, lo faccio bello ampio, vado giù bella dritta e mi copro fianchi e sedere. No, quello lo coprite, vi sentite magari più confident perché dice nessuno lo vede, ma in realtà vi ingrossa tutte, anzi quella parte viene addirittura con più volume aumentata visivamente. Quindi l'altezza che vi sta meglio è quella che si appoggia, diciamo, al fianco, se non in alcuni casi alla vita, quindi lì dipende un attimo anche l'età, come vi sentite voi più confident. Diciamo che se li fate alti alla vita, no? Quindi che si vede che avete la vita più strettina, a quel punto è vero che i fianchi si vedono, ma non abbiamo sotto dei leggings o dei pantaloni skinny, per cui è tutto in evidenza, no? Accentuiamo solo la vita, quindi ci stanno bene capi che finiscono alla vita, ci stanno bene capi anche che finiscono al fianco, ma sempre sopra, cioè mai oltrepassare, diciamo, la metà del sedere, sempre sopra, in maniera che si capisce che noi nella vita siamo comunque piccine, siamo più strette, abbiamo, come si dice, una forma, perché se no appunto ritorniamo alle colonne. Quindi ecco che secondo me, ma non solo, per quello che diciamo ho studiato nei vari anni, sta bene un taglio che non copra totalmente il sedere e i fianchi. Io mi ricordo che quando ero ragazza molte mie compagne che avevano questo loro problema, perché per tutto il resto del mondo non era un problema, anzi ai giorni nostri ci sono tante star, tante persone pubbliche, personaggi pubblici che mettono in evidenza, tipo le Kardashian, piuttosto che le curve che riguardano il sedere e i fianchi. Però quando ero ragazza io le ragazzine cosa facevano? Toglievano la felpa oppure neanche la toglievano, se la portavano anche d'estate con 40 gradi per legarsela in vita. Ecco che lì, sì, dici sembra grosso perché ho la felpa, ho capito, però tira ancora di più l'attenzione e la perdi dove vorresti bilanciare la figura. Quindi ecco, togliamoci un po' questa cosa che va tutto coperto, anche perché niente, vi assicuro, è brutto, quello sta nella vostra testa nel caso, ma va solo bilanciato. Quindi se noi bilanciamo, ecco che il taglio, l'altezza alla vita o al primo fianco, massimo a metà sedere, ci sta bene. Ripeto ancora una volta, è chiaro che sotto non dobbiamo avere dei leggings, degli skinny, ve l'ho detto, i pantaloni a palazzo, le gonne di un certo tipo.
Particolare attenzione, dobbiamo farla al bordo, io non ci arrivo, per cui questo bordo, perché non deve mai stringere in quel punto. Quindi si va giù o completamente dritti o si va giù magari svasati per accentuare la vita, ma non deve essere un bordo a coste, cioè può essere a coste, ma le coste non devono stringere, non devono fare da elastico, non deve essere così. Il nostro maglione non deve fare queste borse e poi stringersi sui fianchi. Per quanto riguarda invece i cardigan, piuttosto tutto ciò che è aperto sul davanti, che possono essere anche, non so, dei gilet senza maniche lunghi, piuttosto che, ecco che lì ci sono degli escamotage. Ad esempio, volete un cardigan lungo, perché non vi sentite molto a vostro agio avendo qualcosa di corto, quindi sapendo che da dietro magari si vede il sedere e i fianchi, va benissimo. Deve essere però un qualcosa di un cardigan, appunto uno spolverino, un qualcosa lungo sì, magari che vi copre il sedere, ma attenzione, tolgo i capelli così lo faccio vedere meglio. Questa parte, la parte centrale, deve essere aperta, perché se voi ve lo chiudete non è più, anche se un cardigan risulta come un maglione, giusto? Quindi questa parte deve rimanere aperta. Rimanendo aperta crea due fasce che proseguono e si vede il sotto. Quindi cosa potete fare? Prima di tutto deve essere morbido, non deve avere cose strane che attirano l'attenzione sempre sotto, un qualcosa di aperto. E il colore deve essere abbinato ai pantaloni. Ad esempio, se io ho dei pantaloni blu scuro e una maglia sotto bianca, sono d'estate, la maglia bianca, i pantaloni blu scuro e sopra questo magari gilet ampio, lungo, scivolato, che non ha tagli strani, blu come i pantaloni, in maniera che si mette in evidenza questa parte più bianca e dà questo senso, qui sì, di colonna, ma vedendosi il sotto, quindi si capisce che sotto abbiamo comunque, anche se pur poco o tanto, insomma, un po' di seno, un po' di vita e comunque il bianco sopra attira l'occhio e con tutto quello che vi ho detto, orecchini, collane, spille, questo lo potete fare. Se proprio volete coprirlo, potete utilizzare dei cardigan aperti, addirittura proprio senza bottoni, proprio creati, non che si chiudono qui, ma che rimangano proprio già di loro aperti. Quali dei miei tutorial, quindi dei capi che ho fatto, vi potrebbero star bene? Prima di tutto vi lascio qui sopra, perché non posso mettere il link di tutti, vi lascio qui sopra il link alla playlist e sotto, semmai invece nel box informazioni o nel primo commento vi scrivo esattamente tutti i modelli, ma adesso brevemente ve li elenco, poi semmai vi metto anche qualche foto per farvi capire. Chiaramente io non sono un triangolo, quindi è chiaro che per quanto riguarda i colori piuttosto che alcuni particolari, ecco che sta a voi prendere la costruzione ma utilizzare filato, colore giusto in base a quello che ci siamo detti. Ecco che potrebbe essere un maglione a V tipo il Rovigo, potrebbe essere un maglione a sprone rotondo, anzi misto, ma con un colore in questa parte del corpo che attira l'attenzione dei motivi come lo Sveg, potrebbe essere lo scaldacuore Venezia, che è cortino, piuttosto che il crop top Boston, poi c'è la canotta Petunia, che è invece una manica a giro però con una spalla a giro ma con la manichina svolazzante. C'è la Cinara che proprio attira l'attenzione in questo punto perché è uno scollo a barchetta ma con qui
del pizzo, un motivo pizzo, potrebbe essere la maglia rosmarino anche lì, come perché è a barchetta, come il boxy iris anche lì a barchetta con questo pezzo colorato, la canotta scilla, ecco la canotta scilla per voi sarebbe perfetta, la maglia tea. Poi c'è il bucaneve che ha un po' di paillette, magari ecco mettendole magari soprattutto nella parte superiore se non vi piace tutto paillette o solo visto che è un raglan per quanto riguarda le maniche, appunto il bucaneve va benissimo, oppure in alcune con alcuni accorgimenti e messo in alcuni modi, perché quello ha più modi di essere portato, anche il poncio tabacco. Beh, comunque adesso ve ne faccio passare qualcuno in maniera da darvi qualche spunto. Bene, per oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono i vostri capi preferiti. Se volete altri video come questi, io ho già delle richieste per qualche altra forma del corpo. Se vi interessa, ecco, qualche approfondimento, fatemelo sapere giù nei commenti. Per oggi appunto è tutto, io vi ringrazio di aver visto questo video, se vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima, ciao!